Ciao a tutti Cubers, oggi vi mostro 5 cubi particolari che ho comprato su Vinted. Iniziamo! Il primo puzzle di cui vi voglio parlare è il Rubik's 360. Questo puzzle della Rubik è formato da 3 sfere, non so se si vedono bene in camera, con all'interno 6 palline di 6 colori diversi, in questo caso ne vedete 5 perché una è già in posizione, infatti per risolverlo tutte le palline dovranno entrare all'interno della loro area. Inoltre sono presenti queste manopole nere che permettono di bloccare o aprire la capsula. È un puzzle un po' fuori dalle mie corde, infatti ho provato già a utilizzarlo ma con scarsi risultati. Vi farò sapere in futuro come andrà la mia experience. Il secondo cubo di cui voglio parlare è questo, la sfera Marusenko. Come funziona questa sfera? È un 2x2 che ha i centri che si possono ruotare. Quindi se vedete 1, 2, 3 e 4, se vedete così potete vedere il classico quadrato frontale del 2x2. E queste piccole sfere sono appunto come dei centri che possono essere ruotati indipendentemente dal resto del cubo. È un cubo composto solamente da 2 colori, quindi la risoluzione è molto semplice, ha più stati risolti, quindi questo potrebbe essere uno stato risolto, oppure questo potrebbe essere un altro stato risolto, oppure anche il classico pattern metà e metà può essere uno stato risolto. Quindi come potete vedere è un cubo molto versatile, però è molto simpatico da risolvere. Unica critica che ho da fare a questo cubo è il giro, che non è dei migliori, insomma. Questo cubo non l'ho mai preso prima perché per quello che offre è un cubo che costa relativamente tanto, costa sui 20-30 euro. Io appunto comprandolo da Vinted l'ho pagato circa 5 euro, quindi direi che è stato un ottimo affare. Eccoci qua col terzo cubo. Una cosa che non vi ho detto prima è che è un anno circa che faccio acquisti di cubi su Vinted, ok? Ed è la prima volta che mi arrivano quasi tutti confezionati nella confezione originale, veramente sono in condizioni perfetti come nuovi. Questo è lo Scube Extreme della Mefferts. Questo cubo in realtà è uno Scube a cui è stata data una forma particolare e quindi i centri hanno orientazione, vedete? Quindi il cubo deve essere risolto tramite le X, diciamo, che si vede su ogni faccia, e andando a guardare un angolo potete vedere come ci siano questi triangoli che devono avere tutti lo stesso colore. Andiamo a testare il giro, che come sempre i cubi della Mefferts hanno un giro veramente ottimo. Questo ha un sistema di click, non so se lo sentite, che rende piacevole la risoluzione in quanto blocca sempre il cubo in una posizione che poi può essere di nuovo girato. Eccoci qua col penultimo cubo, anche questo nella sua confezione originale. Questo è il 3x3x4 Camouflage della Wheat Eden. Magari qualcuno di voi si ricorda che ho acquistato un cubo di questa serie in un unboxing vecchio, e per chi è interessato vi lascio qua sopra il link al video, e vediamo subito come gira. Come potete vedere, già facendo pochi giri il cubo cambia completamente forma. Io adesso non saprei bene dirvi quale sia il suo funzionamento, però vi faccio vedere un po' come gira. Anche questo dopo pochi giri cambia completamente forma. Non voglio mescolarlo troppo perché dovrò studiarmelo con calma, diciamo, però come potete vedere, come quell'altro, è molto particolare e vi farò sapere di più con uno shorts in futuro. Ed eccoci qui con l'ultimo cubo di questo unboxing, il Cross Cube della Calvin. E come funziona? Praticamente ad occhio sembrerebbe un 3x3 con delle facce esterne che possono girare, però possiamo fare anche dei giri più profondi, vedete, in questo modo. Il giro sembra abbastanza buono, vi devo dire la verità. Ho visto che ci sono alcuni sticker che sono un po' rovinati, però chiaramente tipo qua, però quando vai a comprare un prodotto usato quello sì è il minimo che c'è da aspettarsi, ecco. Cubo molto divertente che ho già provato prima di registrare, vi devo dire che è molto bello da risolvere, ci sono dei casi particolari che si possono creare che rendono il cubo veramente molto interessante. Sicuramente in futuro farò un video a riguardo e ve ne parlerò meglio. Per darvi un'idea di quanto si risparmia acquistando cubi su Vinted, questo nuovo costa all'incirca una trentina di euro e io sono riuscito ad accaparrarmelo per soli 10 euro. Ed eccoci qua alla fine del video, sono molto soddisfatto di questo unboxing che mi ha permesso di risparmiare un bel po' di soldi su cubi che comunque bene o male prima o poi avrei comprato. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi invito a iscrivervi e lasciare un mi piace. E fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Detto questo, ci vediamo alla prossima!